bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Oggi vi voglio presentare questo filato della lana gatto, il Merino Cot. Sono dei gomitoli da 50 grammi, è un filato molto morbido, adatto per i periodi di transizione, in questo caso inverno-primavera, perché è un misto lana. Infatti abbiamo 53% lana merino extra fine e 47% cotone. È un filato regolare, si lavora benissimo. Io sto usando questo colore lilla, molto bello, anche se non si nota molto dalla telecamera il colore. Nell'info box vi lascio tutti i dettagli e lo devo lavorare con uncinetto del 4,5. Sono dei gomitoli da 50 grammi e il filo è lungo 125 metri. Detto ciò, possiamo iniziare. Per quanto riguarda la lavorazione di oggi, faremo una lavorazione a pannello, quindi ci servono due pannelli, uno del davanti e uno del dietro. Per la circonferenza prendete la circonferenza più sporgente, che può essere quella del seno o quella del bacino. Avviate una catenella pari alla vostra semicirconferenza, quindi una volta che avete preso la circonferenza dividete a metà. Il motivo è multiplo di 14 più 5, quindi avviate tante catenelle per arrivare alla vostra semicirconferenza. Il mio pannello misura 94 per 50. Adesso possiamo iniziare. Iniziamo a lavorare i due pannelli. Nel mio caso ho avviato una catenella di 70 maglie più 5. Il multiplo del punto è 14 più 5. Quindi prendete la vostra semicirconferenza e mettete sempre il multiplo del punto fino ad arrivare alla vostra semicirconferenza. Nel mio caso sono 45 centimetri. Quindi avviate sempre 14, 14, 14 fino a raggiungere la vostra semicirconferenza e aggiungete alla fine 5. Quindi io ho messo le mie catenelle e aggiungo 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso vado nella quinta catenella, contando dalla prima dell'uncinetto, 1, 2, 3, 4 e 5, e lavoro la prima maglia alta. Devo lavorare tutta la riga di maglie alte. Vado a fianco, maglia alta, a fianco, maglia alta. Terminata la riga di maglie alte, volto il lavoro e lavoro 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3, più 2 di separazione, 1 e 2. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, e nella quarta maglia alta lavoro una maglia alta, una catenella, rientro nello stesso punto, maglia alta, 2 catenelle di separazione. Vado a saltare di nuovo 3 maglie di base, 1, 2 e 3, e nella quarta lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco, una seconda maglia alta. Devo lavorare un totale di 7 maglie alte. Quindi questa è una quarta, una quinta maglia alta, sesta e settima maglia alta. Il motivo che dobbiamo ripetere è questo: punto V, 2 catenelle, saltare 3 maglie di base, 7 maglie alte, di nuovo 2 catenelle, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta di nuovo il punto V, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, salto 1, 2, 3, vado nella quarta e lavoro la prima delle 7 maglie alte, una seconda e vado avanti fino a 7.
Una volta finito il punto V, adesso vado a lavorare le ultime maglie alte, però non lavoriamo 7 maglie alte perché ci ritroviamo a fine giro, ma ne lavoriamo 8. Quindi salto 1, 2, 3 e nella quarta lavoro la prima maglia alta. Nella quarta maglia alta lavoro la prima. Vado a fianco 2, a fianco 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Abbiamo finito il secondo giro. Adesso andiamo a lavorare il terzo giro. Lavoriamo sulle maglie alte, quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. E qui lavoro maglia alta su maglia alta, di un totale di 8. Lavorate le 8 maglie alte, adesso nel punto V devo lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella di separazione, rientro nello stesso punto e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Questa volta non faccio le catenelle di separazione, ma vado direttamente sulle 7 maglie alte e lavoro maglia alta su maglia alta di un totale di 7. Poi quando ci troviamo sul dove abbiamo il punto V, all'interno lavoriamo senza fare le catenelle di separazione 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Quindi qui ho di nuovo il punto V e ripeto le 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Poi proseguo la lavorazione fino a terminare il giro. Vado a concludere il giro saltando 2 catenelle di base e sulla terza lavoro una maglia alta. Adesso vado a lavorare, devo ripetere il giro numero 1, dove lavoriamo il punto V, le catenelle di separazione e sempre le maglie alte come si presentano. Quindi mi alzo con 3 catenelle più 2 di separazione. All'interno della catenella lavoro maglia alta, catenella e maglia alta. Di nuovo 2 catenelle di separazione e sulle maglie alte vado a lavorare le maglie alte di un totale di 7. Poi 2 catenelle all'interno della catenella di separazione, ripeto il punto V con maglia alta, catenella e maglia alta. Ecco, questo è il motivo che dobbiamo ripetere. Adesso dobbiamo lavorare il giro numero 1, quindi un giro di solo maglie alte. Dal giro successivo dobbiamo ripetere il giro numero 2, però dobbiamo far venire il motivo traforato al centro di questi rettangoli che abbiamo formato, quindi il motivo viene sfalsato. Vado a lavorare maglia alta su maglia alta, qui un totale di 8 maglie alte. All'interno delle catenelle lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Qui abbiamo il punto V. Sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta. Dove ho la catenella lavoro una maglia alta e sul punto V una maglia alta. Ho 2 catenelle di separazione, lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. E qui maglia alta su maglia alta, così come si presentano. Quindi vado avanti con questa lavorazione e poi dal giro successivo riprendiamo il motivo traforato.
Qui lavoro 2 maglie alte, sulla maglia alta una maglia alta, nella catenella una maglia alta e sulla maglia alta una maglia alta. Proseguite questo fino a terminare il giro. Vado a terminare il giro lavorando dove ho le catenelle di separazione 2 maglie alte e sulla terza catenella una maglia alta. Quindi iniziamo a lavorare il motivo del punto V e delle maglie alte, però giriamo il lavoro e sotto ci ritroviamo con il motivo traforato. Quindi qui lavoriamo 8 maglie alte. Mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Vado a fianco e sono 2. A fianco 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lavoriamo 8 maglie alte perché ci ritroviamo a inizio giro. 2 catenelle di separazione. Adesso dobbiamo lavorare il punto V. Saltiamo 4 maglie alte, 3 maglie alte, 1, 2, 3 e nella quarta maglia alta, catenella e maglia alta. 2 catenelle, salto 1, 2, 3 e nella quarta lavoro la prima maglia alta di 7, quindi un totale di 7 maglie alte dobbiamo avere alla fine. Poi 2 catenelle, salto 3 maglie di base, nella quarta lavoro il punto V. Comunque andate avanti e ve lo faccio rivedere. Finite le 7 maglie alte, di nuovo 2 catenelle, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia alta sottostante, lavoro il punto V. 2 catenelle, salto 1, 2, 3 nella quarta 7 maglie alte. Andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Terminato il gruppo di 7 maglie alte, ho fatto 2 catenelle, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia alta, punto V, 2 catenelle di separazione e concludiamo con una maglia alta, saltando 1, 2, 3 e nella quarta maglia alta sottostante una maglia alta. Giro il lavoro e vado a lavorare il giro numero 3, dove all'interno del punto V lavoriamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Mi alzo con 3 catenelle. Questa volta non faccio catenelle di separazione. Entro nel punto V e lavoro 1, 2 e 3, catenella di separazione e di nuovo all'interno 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado direttamente sulle maglie alte sottostanti e lavoro un totale di 7 maglie alte. Poi dall'altra parte ho di nuovo il punto V e all'interno lavoro 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, senza fare catenelle di separazione. Quindi mi ritrovo qui, 1, 2 e 3, catenella e riprendo le 3 maglie alte sempre nello stesso punto. E qui lavoro le 7 maglie alte. Ecco come si presenta poi il punto. Giro successivo dobbiamo lavorare l'ultimo punto del punto V. Vado a lavorare l'ultimo giro del motivo, che sarebbe il punto V, e poi dobbiamo lavorare il giro delle maglie alte e riprendere dalla lavorazione del secondo giro. Quindi riprendiamo dal giro numero 2. Quindi a questo punto continuo la lavorazione con le 8 maglie alte. Maglia alta su maglia alta. Mi ritrovo dove ho il ventaglietto di 3 maglie alte, catenella e maglia alta.
lavoro le 2 catenelle e all'interno della catenella un punto V, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta su maglia alta, quindi non è difficile, è un punto molto semplice. Una volta che finisco di lavorare le 7 maglie alte, ripeto le 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e all'interno di nuovo il punto V. Proseguo questo fino a terminare il giro. Mi ritrovo al termine del giro, ho fatto le 2 catenelle e vado direttamente sulla maglia alta e lavoro una maglia alta. Questo è il motivo che dobbiamo ripetere. Adesso dobbiamo ripetere questi 4 giri, 1, 2, 3 e 4. Quindi maglia alta su maglia alta, nelle catenelle 2 maglie alte, giro il lavoro, mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Sulla maglia alta del punto V una maglia alta, nella catenella una maglia alta, dove ho la maglia alta una maglia alta, 2 maglie alte nelle catenelle di separazione e poi maglia alta su maglia alta. Proseguite questo e poi vi faccio rivedere come iniziare dal giro numero 2 e poi proseguire la lavorazione ripetendo questi giri che vi ho fatto vedere. Ecco come si presenta il motivo, molto bello e particolare. Adesso dobbiamo ripetere il giro numero 2, quindi dobbiamo far coincidere il motivo sopra in corrispondenza del motivo sotto. E qui lavoreremo le maglie alte. Qui il punto V, qui le maglie alte, qui il punto V. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, più 2 di separazione. Salto 1, 2, 3 e nella quarta maglia alta, ripeto, maglia alta, catenella e maglia alta. 2 catenelle, salto 1, 2, 3 e nella quarta maglia alta vado a lavorare le 7 maglie alte consecutive. 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle e salto 1, 2, 3 e nella quarta ripeto il punto V. Andiamo a lavorare l'ultima parte del motivo invece di 7 maglie alte, ma ne dobbiamo lavorare 8. Adesso dobbiamo lavorare il motivo di 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte all'interno del punto V. Quindi maglia alta su maglia alta, non facciamo le catenelle di separazione, 3 maglie alte, catenelle e 3 maglie alte. Poi facciamo le 7 maglie alte e di nuovo 3 maglie alte, catenella e 3 maglie alte. Dal giro successivo invece lavoriamo le maglie alte sulle maglie alte e catenelle di separazione, il punto V sulle 3 maglie alte, dove abbiamo la catenella di separazione. Poi lavoriamo le maglie alte sulle maglie alte e dal giro successivo poi dobbiamo sfalsare il nostro motivo. Dove abbiamo il motivo delle maglie alte andiamo a costruire il punto V. E proseguiamo questo fino a terminare il giro. Quindi ripetiamo sempre questi motivi. Ecco come si presenta il motivo una volta che abbiamo alternato questi 8 motivi. Quindi qui abbiamo i primi 4, poi abbiamo ripetuto il motivo alternando il motivo dei ventaglietti e del punto V e poi abbiamo ripetuto dal giro numero 1 fino a proseguire per la nostra lunghezza. Per quanto riguarda la lunghezza sono un totale di 50 centimetri circa e la larghezza è di 45, 46. Una volta fatto questo,
ho lasciato 18 centimetri dello scalfo e per quanto riguarda la scollatura ho trovato la metà e mi sono spostata di 11 centimetri da una parte e 11 centimetri dall'altra. Ho una scollatura di 22 centimetri. Quindi trovate adesso il vostro dritto del lavoro e andiamo a mettere il dritto all'interno e il rovescio all'esterno e andiamo a cucire le spalle. Quindi una volta che trovate la vostra scollatura, la larghezza della scollatura, poi i restanti centimetri corrispondono alla spalla. Una volta che avete stabilito la larghezza dello scollo e la profondità dello scalfo, nel mio caso sono 18 centimetri, che può variare con la taglia. Se avete una taglia più larga, dovete scendere fino a 20 centimetri. Quindi adesso prendo ago e filo e vado a fare delle piccole cuciture, sia sulla spalla che sui fianchi, lasciando libero l'apertura dello scalfo per andare a cucire le maniche. Ecco, questo è il risultato una volta che ho terminato di cucire tutta la maglia. Come vedete il punto è molto bello e questo effetto di punto pieno e punto traforato dà una bella sensazione di freschezza alla maglia, adatta proprio per i periodi di mezza stagione. Poi ho lavorato la manica, io già una l'ho fatta per farvi rendere conto come viene. Ho fatto solo delle maglie alte, ho lavorato per 45 centimetri. Ho iniziato la lavorazione e quando sono arrivata al gomito ho fatto 6 diminuzioni. Ho diminuito anche qua, dopo 7 giri ho fatto 3 diminuzioni per dare questa piccola, come vedete, inizia a stringere un poco. Poi ho lavorato fino al gomito, ho fatto 6 diminuzioni, ho continuato la lavorazione per ho iniziato di qua, ho lavorato 1, 2, 3, 4 e 5 giri e al sesto giro ho fatto altre 6 diminuzioni per far venire la manica un po' più stretta e poi ho continuato per la lunghezza. Se la volete ancora più stretta, una volta che vi rendete conto dove volete stringere, fate altre 6 diminuzioni. Io, come vedete, questo è il risultato della manica. Adesso vi faccio vedere dall'altra parte come ho iniziato e come diminuire. Dal sottomanica vado a lavorare delle maglie alte. Se casomai avete uno scalfo molto profondo, potete iniziare a diminuire dal primo giro e diminuite sotto al sottomanica. Io mi alzo con 3 catenelle e vado a lavorare maglia alta all'interno di ogni spazio. Vado a fianco, maglia alta. Nascondo pure la codina, all'interno maglia alta. Vado a fianco, maglia alta e continuo questo fino a terminare il giro. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella. Una volta che avete lavorato i 7 giri, vado a fare 3 diminuzioni. Mi alzo con 3 catenelle e lavoro maglia alta su maglia alta. La prima diminuzione la vado a fare qui, quindi una maglia alta chiusa a metà, vado avanti, maglia alta chiusa a metà e chiudo tutti insieme. Adesso lavoro maglia alta su ogni maglia alta disponibile. E vado a fianco e lavoro un'altra diminuzione e proseguo questo fino a terminare il giro. Poi vado a lavorare maglia alta su maglia alta fino ad arrivare al gomito e faccio altre 6 diminuzioni. Lo faccio vedere qui.
faccio 6 diminuzioni, lavoro per 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giri. Dal settimo giro faccio altre 6 diminuzioni e poi continuo dritto. Se volete la manica più lunga, andate avanti con la lavorazione. Adesso vado a fare una piccola rifinitura al collo per farlo venire più sostenuto e vado a fare una lavorazione di un giro di maglie basse. Quindi vado a lavorare una maglia bassa su ogni maglia alta disponibile, quindi ce l'abbiamo già, però ve lo faccio vedere. Mi ritrovo sulla parte del collo, quindi sono entrata con uncinetto, ho fatto una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. Vado a fianco e lavoro un'altra maglia bassa, a fianco maglia bassa e continuo questa lavorazione facendo solo un giro. Proseguo questo fino a terminare il giro. Una volta che abbiamo fatto questa, la nostra maglia è pronta per essere indossata. Tagliamo i fili e questo è il risultato. Il risultato l'avete visto nell'anteprima iniziale. Per quanto riguarda questa, la taglia M, che io ho fatto per me la taglia M, ho utilizzato 350 grammi di filato della Merino Cot. Se dovete aumentare la taglia, farla più lunga o le maniche più lunghe, dovete prendere almeno altri 150 grammi in più. Quindi prendete più gomitoli. Una volta fatto questo, comunque il nostro progetto è pronto per essere indossato. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, dove potete entrare. Grazie per la visione e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!